Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi. Spero stiate tutti alla grande. Oggi ci addentreremo in un argomento che so essere super dibattuto, qualcosa che accende le passioni di molti di voi, soprattutto se amate le soap opera turche e il mondo delle celebrità turche. Parleremo di Burak Özçivit, un attore che non ha certo bisogno di presentazioni, e di una potenziale, diciamo controversia, legata a una sua scelta pubblicitaria. Sì, avete capito bene. Andremo ad analizzare le speculazioni, i rumors e le reazioni del pubblico in merito a una ipotetica sfida tra due attrici amatissime, Hande Erçel e Neslihan Atagul, il tutto legato a una campagna pubblicitaria che vede protagonista Burak. Prima di iniziare, però, un piccolo favore, se siete nuovi sul canale e vi piacciono i contenuti legati al mondo dello spettacolo, alle soap opera turche e a tutto ciò che riguarda le celebrità, vi invito a iscrivervi. Cliccate sul pulsante rosso qui sotto, attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video e entriamo nel vivo. Allora, partiamo dall'inizio. Burak Özçivit, un sex symbol indiscusso, un attore talentuoso che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo grazie a serie come Il Sultano Solimano e Kara Sevda. La sua fama è innegabile, e di conseguenza, il suo volto è richiestissimo per campagne pubblicitarie di ogni genere. Ed è qui che iniziano i rumors. Si dice che Burak sia stato contattato per essere il testimonial di un brand molto importante, diciamo un brand di lusso, e che la scelta dell'attrice che avrebbe dovuto affiancarlo nella campagna pubblicitaria sia stata oggetto di un vero e proprio braccio di ferro. I nomi in ballo, come anticipato, sono quelli di Hande Erçel e Neslihan Atagul. Ora, capiamoci. Entrambe le attrici sono delle vere e proprie icone. Hande Erçel, con la sua bellezza fresca e il suo talento innato, è diventata una delle attrici più richieste e amate del panorama turco. Ha recitato in serie di successo come Love is in the Air, che l'ha consacrata a livello internazionale, e la sua popolarità sui social media è semplicemente stratosferica. Neslihan Atagul, d'altro canto, è un'attrice più matura, con un curriculum ricco di ruoli intensi e drammatici. La sua interpretazione in Kara Sevda è stata magistrale, e la sua capacità di emozionare il pubblico è indiscutibile. Quindi, capirete bene che la scelta dell'attrice da affiancare a Burak Özçivit per questa ipotetica campagna pubblicitaria non è una cosa da poco. Si tratterebbe di un colpo di immagine enorme per l'attrice selezionata, un boost di visibilità e prestigio non indifferente. Ma perché si parla di una scelta shock? Beh, innanzitutto, perché sia Hande che Neslihan hanno un forte legame con Burak Özçivit, seppur di natura diversa. Neslihan Atagul è stata la sua partner in Kara Sevda, una serie che ha segnato un'epoca e che ha creato una chimica incredibile tra i due attori. I fan della serie ancora oggi sognano di rivederli insieme sullo schermo. Hande Erçel, invece, non ha mai recitato direttamente con Burak, ma si è creata una forte rivalità mediatica, alimentata dai fan e dai tabloid, soprattutto in seguito al successo di Love is in the Air. Si è parlato spesso di una competizione tra le due attrici per i ruoli più ambiti e per la conquista del titolo di regina delle soap opera turche. Quindi, la scelta di una delle due per affiancare Burak in questa campagna pubblicitaria verrebbe inevitabilmente interpretata come una sorta di vittoria sull'altra. Immaginate le reazioni dei fan. Un vero e proprio terremoto sui social media, con hashtag a favore dell'una o dell'altra, commenti infuocati e analisi dettagliate di ogni singolo frame della campagna pubblicitaria. Ora, è importante sottolineare che al momento si tratta solo di speculazioni. Non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Burak Özçivit, di Hande Erçel, di Neslihan Atagul o del brand in questione. Tutto quello che sappiamo sono rumors, indiscrezioni riportate da siti di gossip e riviste specializzate. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, anche i rumors possono avere un fondo di verità. E, in questo caso, la possibilità che ci sia stata una vera e propria competizione tra Hande e Neslihan per questo ruolo è tutt'altro che remota. Analizziamo un po' più a fondo la situazione. Da un lato, Neslihan Atagul ha dalla sua parte la chimica comprovata con Burak Özçivit. La loro alchimia in Kara Sevda è stata magica, e i fan sarebbero entusiasti di rivederli insieme. Inoltre, Neslihan è un'attrice molto rispettata nell'ambiente, apprezzata per la sua professionalità e il suo talento. Dall'altro lato, Hande Erçel ha una popolarità incredibile, soprattutto tra i giovani. Il suo successo con Love is in the Air l'ha resa una vera e propria icona di stile,
e la sua presenza sui social media è fortissima. Avere Ande come testimonial significherebbe raggiungere un pubblico vastissimo, soprattutto tra i millennials e la generazione Z. Quindi, la scelta tra Ande e Neslian è una scelta strategica, che dipende molto dagli obiettivi del brand. Se l'obiettivo è puntare sulla nostalgia e sull'emozione, Neslian potrebbe essere la scelta giusta. Se, invece, l'obiettivo è raggiungere un pubblico più giovane e trendy, Ande potrebbe essere la scelta vincente. Personalmente, credo che entrambe le attrici sarebbero perfette per affiancare Burak in questa campagna pubblicitaria. Sono entrambe bellissime, talentuose e molto professionali. La scelta finale dipenderà da una serie di fattori, tra cui la strategia di marketing del brand, il budget a disposizione e, ovviamente, la preferenza personale di Burak Oshivit. E voi cosa ne pensate? Chi vedreste meglio al fianco di Burak in questa ipotetica campagna pubblicitaria? Ande o Neslian? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curiosissimo di conoscere la vostra opinione. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo esplorato i rumors, le speculazioni e le possibili implicazioni di una potenziale scelta pubblicitaria di Burak Oshivit che vedrebbe coinvolte Hande Erçel e Neslihan Atagul. Abbiamo analizzato i punti di forza di entrambe le attrici e abbiamo cercato di capire quali potrebbero essere i motivi che porterebbero il brand a scegliere l'una o l'altra. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto, a condividere questo video con i vostri amici e, soprattutto, a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. E, come sempre, vi invito a lasciare i vostri commenti qui sotto. Cosa ne pensate di questa sfida tra Hande e Neslihan? Chi vorreste vedere al fianco di Burak? Avete altre teorie o rumors da condividere? Sono tutto orecchi. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero di rivedervi presto con nuovi contenuti. Un abbraccio virtuale e a presto. Non dimenticate di mettere mi piace, condividere e iscrivervi. Ciao! Ok, ragazzi, ma tenetevi forte, perché qui la storia si fa ancora più succosa. Non è solo una questione di chi sarà la fortunata, ma di cosa c'è realmente dietro questa presunta competizione. E se vi dicessi che il brand in questione potrebbe aver orchestrato questa rivalità mediatica ad arte? Sì, avete capito bene. Potrebbe essere una mossa di marketing geniale, un modo per creare buzz e attirare l'attenzione sul prodotto ancor prima che la campagna pubblicitaria venga rilasciata. Pensateci un attimo. Il solo fatto che se ne stia parlando ovunque, sui social media, sui siti di gossip, nei forum dedicati alle soap opera turche, è già un successo. Il brand, qualunque esso sia, sta ottenendo una pubblicità gratuita pazzesca. E tutto questo grazie alla presunta rivalità tra Hande e Neslihan e al fascino irresistibile di Burak. Ma qual è questo fantomatico brand? I rumors più insistenti parlano di un marchio di orologi di lusso, noto per le sue campagne pubblicitarie eleganti e sofisticate. Un brand che, in passato, ha già collaborato con altre star internazionali del calibro di, non posso svelarvi tutto subito. Diciamo solo che si tratta di nomi di un certo peso nel mondo dello spettacolo. E se fosse proprio questo il motivo per cui la scelta è così difficile? Forse il brand sta cercando l'attrice che meglio si sposa con la sua immagine, con i suoi valori, con il suo target di riferimento. Forse sta conducendo delle ricerche di mercato approfondite, analizzando il sentiment del pubblico sui social media, valutando la capacità di ciascuna attrice di influenzare le decisioni di acquisto. Non dimentichiamoci, poi, dell'aspetto economico. Le cifre in ballo per una campagna pubblicitaria di questo tipo sono astronomiche. Stiamo parlando di milioni di euro, forse persino di dollari. E, ovviamente, il brand vuole assicurarsi che l'investimento sia ripagato. Vuole che la campagna pubblicitaria sia un successo planetario, che generi un aumento delle vendite e che rafforzi la sua immagine di brand di lusso. Ma torniamo alle nostre protagoniste, Hande e Neslihan. Cosa pensano loro di tutta questa storia? Ovviamente, nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Si sono trincerate dietro un muro di silenzio, lasciando che i rumors facciano il loro corso. Tuttavia, qualche indizio qua e là, qualche like sospetto sui social media, qualche commento ambiguo rilasciato a giornalisti durante eventi pubblici, ci fanno capire che la competizione è reale, che entrambe le attrici desiderano ardentemente questo ruolo. Hande, forte del suo successo internazionale con Love is in the Air, sa di avere dalla sua parte un pubblico vastissimo,
soprattutto tra i giovani. Il suo stile fresco e moderno, la sua capacità di dettare tendenza, la rendono perfetta per un brand che vuole rinnovare la sua immagine e avvicinarsi alle nuove generazioni. Neslian, invece, punta sulla sua esperienza, sul suo talento indiscusso, sulla sua capacità di emozionare il pubblico. Il suo curriculum ricco di ruoli intensi e drammatici, la sua professionalità, la rendono perfetta per un brand che vuole comunicare valori come l'eleganza, la raffinatezza, la timeless beauty. E Burak? Qual è il suo ruolo in tutto questo? Beh, a quanto pare, l'attore ha un certo peso nella decisione finale. Il brand vuole che lui sia coinvolto nella scelta dell'attrice, vuole che ci sia una certa alchimia tra i due testimonial. Burak, dal canto suo, sembra essere molto indeciso. Da un lato, c'è il legame affettivo e professionale che lo lega a Neslian, con cui ha condiviso un'esperienza indimenticabile sul set di Cara Sevda. Dall'altro, c'è l'opportunità di lavorare con Hande, una delle attrici più in voga del momento, una vera e propria icona di stile. La scelta, insomma, è tutt'altro che facile. E il brand lo sa bene. Sa che questa indecisione, questa rivalità mediatica, è una manna dal cielo per la sua campagna pubblicitaria. Ma c'è un'altra teoria, forse ancora più intrigante. E se, alla fine, il brand decidesse di fare una scelta a sorpresa? E se, invece di Hande o Neslian, scegliesse un'altra attrice, magari meno conosciuta, ma altrettanto talentuosa? Sarebbe un colpo di scena incredibile, un modo per spiazzare tutti e per attirare ancora di più l'attenzione sulla campagna pubblicitaria. Immaginate le reazioni dei fan. Un vero e proprio shock, un terremoto sui social media. Ma, allo stesso tempo, un modo per dimostrare che il brand non si lascia influenzare dalle mode del momento, che ha il coraggio di osare, di sperimentare, di andare controcorrente. Oppure, e questa è l'ultima teoria che vi propongo, e se il brand decidesse di non scegliere affatto un'attrice? E se, invece di puntare su un volto femminile, decidesse di concentrarsi solo su Burak, esaltando la sua bellezza, il suo fascino, il suo talento? Sarebbe una scelta audace, ma forse vincente. Un modo per dimostrare che Burak è un sex symbol a 360 gradi, un attore capace di attirare l'attenzione su qualsiasi prodotto, senza bisogno di essere affiancato da una partner femminile. Insomma, le possibilità sono infinite. E il bello di questa storia è proprio questo, non sappiamo cosa succederà. Dobbiamo aspettare, monitorare i social media, leggere i siti di gossip, per scoprire chi sarà la fortunata ad affiancare Burak in questa ipotetica campagna pubblicitaria. Ma, nel frattempo, possiamo continuare a speculare, a sognare, a fare il tifo per la nostra attrice preferita. Perché, in fondo, è questo che rende il mondo dello spettacolo così affascinante. La sua capacità di farci sognare, di farci emozionare, di farci dimenticare, almeno per un po', i problemi della vita reale. E voi, cosa ne pensate di tutte queste teorie? Quale vi sembra più plausibile? Avete altre ipotesi da condividere? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curiosissimo di conoscere la vostra opinione. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con i vostri amici. Perché qui, sul mio canale, troverete sempre notizie fresche, rumors esclusivi e approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco. Un abbraccio virtuale e a presto. Ciao!